Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Radio Rossonera. È Mattino Milan del 6 settembre del 2023, mercoledì, sosta che più sosta non ce n'è. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo nel mezzo del deserto, del nulla, sono le balle di rovi che ruotano in mezzo al deserto e insomma non c'è ancora niente, non c'è nemmeno la nazionale in questo momento, visto che ancora devono giocarsi le prime partite. Stiamo vedendo i giocatori in ritiro durante i primi giorni nelle varie nazionali italiane, francesi, statunitensi e quant'altro. E Portoghesi. quindi oggi portoghesi, siamo mai che non nominiamo la nazionale portoghese. Oggi un po' di Milan, però c'è sui quotidiani e soprattutto riflette anche questo, cioè partirei da qui, questa sorta di strano caso di cui parla Gazzetta oggi, cioè Davide Calabria, leader con Pioli, escluso in azzurro. La nazionale lavorerà a Milanello per la sfida di martedì contro l'Ucraina. Davide non ci sarà, non è convocato. Te li leggo i convocati velocemente in difensore, contando che in mezzo ci sono anche i centrali, però Bastoni, Biraghi, Casale, Darmian Di Lorenzo Di Marco, Mancini, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola. Questi sono i convocati dell'Italia, tra centrali, esterni e quant'altro. Quindi Davide Calabria, che viene ormai usato come una sorta di arma tattica da mister Stefano Pioli, che lo fa accentrare, eccetera. Se insomma, avete voglia di scoprire un po' di più, c'è la stanza di bottoni di 2 settimane fa e di lunedì, che ne parla sicuramente meglio che da altre parti, e quindi insomma Henry, siamo arrivati a una sorta così di paradosso, dove Davide da noi è capitano titolare e in nazionale invece. Ma in realtà non è un problema di Spalletti, è un problema di carriera, cioè non è mai stato troppo considerato. È vero, Calabria non è mai, stato considerato, comunque è stato preso come riferimento per la fascia di destra, nemmeno ti direi quando la fascia di destra era sguarnita, in difesa. Per me è uno strano caso fino a un certo punto, mi Mm. spiego. Nell'epoca Mancini, nell'epoca anche per i suoi precedenti, ti direi, soprattutto Ventura, posto che giocava in un modo diverso con la difesa a 3, idem Conte, eccetera, eccetera, te lo posso anche passare, lo strano caso, i motivi per cui Calabria non era convocato, i motivi per cui diciamo veniva ignorato anche nelle sue migliori stagioni, anche quando non era esploso Di Lorenzo, no? Che negli ultimi anni è uscito fuori molto bene. Quindi lì sì che io avrei detto e avrei pensato ad uno strano caso, ecco, perché effettivamente in quel momento lì, nonostante Calabria tecnicamente non sia un giocatore che a me faccia super impazzire, diciamo che è comunque il capitano, un ragazzo che si impegna sempre tantissimo, dall'anima, è di un discreto livello, però nonostante a me non faccia super mega impazzire, in quel periodo lì effettivamente era molto strano che Calabria non venisse convocato, era molto singolare il fatto che non facesse parte, non dico dei titolarissimi, ma nemmeno dei convocati, ecco. Con il nuovo corso di Spalletti, questa cosa innanzitutto penso che Spalletti abbia bisogno di un pochino di tempo per capire certe cose. Punto 1. Punto 2, Spalletti ha vinto un campionato con il Napoli, ergo presumo proprio che Di Lorenzo sarà il perno, se non di tutta la difesa, comunque di quella fascia Credo lì. proprio di sì, lo era già con Mancini ultimamente. Ecco, e il vice è Matteo Darmian, che scarso non è, che ha fatto un'ottima stagione all'Inter da braccetto di destra, magari che è anche un giocatore diverso come caratteristiche rispetto a Di Lorenzo, che è un pochino più offensivo, un pochino più di spinta, e quindi Mancini, pardon, piccolo lapsus, Spalletti ha potuto e può, secondo me, anche variare un pochino.
Ecco, io non ne farei una questione di strano caso oggi. Per me non è uno strano caso il 6 settembre del 2023. Per me era un caso prima e magari diventerà un caso perché, che ne so, Darmian incorre in qualche problema fisico, Di Lorenzo cala di prestazione e allora lì, se non vediamo più la convocazione di Calabria, se dovesse rimanere in questi livelli, allora sì che è un caso, ecco. Però per la prima convocazione di Spalletti della nuova nazionale non starei a parlare di un caso, era più un caso in altri momenti. Sì, forse sì. A proposito di esterni, si rincorrono sempre di più le voci che, insomma, a parte che in estate un mezzo tentativo di fare uno scambietto con Alexis Almacher c'è stato, quindi di portare a Bravo casa un direttore, hai esterno. visto la mattina al mercato prima, bravissimo, Sì, che ti sei informato. avete usato questa. Per chi volesse conoscere meglio Miranda, adesso ne parliamo brevemente, ma per chi lo volesse conoscere meglio, tornate indietro di poche ore, stamattina, ore 7 è uscito la mattina al mercato, lo trovate prima di Mattino Milan che sta andando in questo momento in onda e poi lo recupererete, scusate, quando volete. Parliamo oltre di Miranda, anche del fratello di Enrico Boiani. Esattamente. Per dire però, velocemente, è un ragazzo giovane, comunque un 2000, quindi capite bene che insomma, è un ragazzo che ancora ne ha di strada da fare, mancino, gioca a sinistra, terzino del Betis, in scadenza. E quindi potrebbe essere un'idea interessante se magari ci ritroviamo in questi mesi di ottobre, novembre, dicembre a capire che un Miceteo in realtà non riusciamo né ad adattare Florenzi né a fare qualcos'altro, di o anticipare la questione e quindi di provare a portarlo a casa con 6 mesi d'anticipo, dando ovviamente qualcosa al Betis, Sì. oppure aspettare e se vediamo che questa stagione conferma quello che di buono avevamo visto in lui, tant'è che volevamo inserirlo in uno scambio con Salma Kerr, di provare a portarlo a casa gratis l'estate prossima. E questo ovviamente se non rinnova, ma a questo punto non penso che rinnoverà, considerando che già in questa stagione era dato per partente. Non è un ragazzo che ha giocato sempre stagioni da 40-50 partite, ha fatto un po' l'altalena. Paradossalmente ha fatto meglio in Europa League che in Liga, si è visto un pochino di più lì rispetto al campionato spagnolo. Dipende poi quali sono le sue priorità. Se ha intenzione di trovare una squadra in cui gioca, non è il Milan. Se ha intenzione di fare uno step di carriera a livello di club, di ingaggio, suppongo, allora quello magari può essere il Milan per lui, contando che Teo veramente serva che stia fuori per non giocare. Cioè, se sta bene, se non è fuori, anche se è un briciolo acciaccato, anche se non è al massimo della condizione, Teo gioca. E quindi deve fare queste considerazioni qua, lui più che il Milan, perché il Milan ci sta che possa andare a prendere un giocatore del genere, anzi sarebbe un buon vice Teo, ecco, che si devi giocare tra le due di Champions, tra nell'infrasettimanale prima della super partita o cose simili, uno come Miranda ha qualche garanzia in più rispetto a un Florenzi adattato o a un Ballotureta la dà. Io andrei, Henry, su Gazzetta dello Sport ora velocemente perché a proposito di nazionali c'è già il derby in quel di Francia, visto che i due attaccanti della nazionale francese, uno di qua e uno di là, Olivier Giroud e Marcus Thuram. Carica Thuram vinciamo noi, emozione Giroud che è attesa, a Clairefontaine al lavoro con Deschamps, anche i milanisti Meniane e Teo Hernandez, oltre all'altro nuovo interista Pavao. Tanta Francia a Milano, eh? Eh sì, tantissima Francia, sono ben Siamo 5 passati giocatori. negli anni precedenti, no? nei primi anni 2000, da tanto Sud America, tra i brasiliani del Milan e gli argentini dell'Inter, siamo passati ad avere tanta Francia in entrambe le squadre. Mentre Henry, a parte il derby di Francia, dove insomma
lo rivedremo in campo tra qualche giorno. Chi non è andato in nazionale, forse quello che per diciamo qualità, passato e caratteristiche, insomma, fa un pochino più rumore forse che non sia ancora stato portato in nazionale, ovvero Loftus-Cheek. Diavolo d'acciaio, l'inglese in missione, più muscoli e corsa per spingere il Milan nel derby scudetto. Il centrocampista è rimasto a Milanello, prepara la sua prima sfida con l'Inter, sarà l'arma di Pioli per colpire i rivali e frenarne la fisicità. Finalmente una copertina e un titolo per Loftus. Sì, 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 assolutamente sì. Insomma, Loftus se lo merita in abbondanza. Siamo ancora molto all'inizio di questa stagione. Dovremo ancora scoprire tanto dei nuovi acquisti. Loftus, anche lui, soprattutto a Roma, ci ha fatto vedere cosa ci può dare e cosa ci mancava magari gli anni scorsi, quando la partita diventa un pochino più rude. Insomma, avere un giocatore in mezzo al campo dopo la partenza, ecco, grosso così come dice Teo, dopo la partenza di Kessie serviva, e quindi ci serviva avere un giocatore lì in mezzo al campo di quelle dimensioni. Poi credo che Loftus sia anche qualcosa di ben altro rispetto a semplicemente vado di testa, do una spallata. È un giocatore di ben altra caratura e anche qui dobbiamo ancora imparare a usarlo per bene. Insomma, lo vediamo, entrambe le mezzali ancora le vediamo un po' pochino, cioè li facciamo toccare ancora pochissimo palla per paradosso. Però saremo a vedere. Io ho in testa la terza mezzala a breve, credo che a breve entrerà nelle rotazioni, visto che le partite sono tante, anche Yunus Musa, che per fisico e corsa, muscoli, centimetri, eccetera, darà una grande mano. Non possiamo fare a meno di lui. Cioè, quante sono? 8 partite, mi pare. 8 partite nel prossimo step, fatte con i 3 centrocampisti e basta. Arrivano alla quarta e la quinta che non ce la fanno più. Io penso che già dopo il Newcastle forse potremmo iniziare a Verona. vedere Mose dall'inizio, magari un Okafor titolare, se dovesse dare le stesse conferme che ha dato a Roma, non so Ciukwueze perché è ancora un filino indietro rispetto agli altri, come abbiamo detto nei giorni scorsi, però comunque sì, cioè dovremmo vederli di più, soprattutto Musa che abbiamo visto solamente uno spezzone contro il Torino. A proposito della partita contro il Torino, lì abbiamo visto l'altro Loftus in parte, no? Perché abbiamo visto una giocata tecnica di intelligenza nel gol di Pulisic veramente superiore. Se Loftus mette in questa stagione quelle due cose lì, cioè fisicità e qualità, perché anche a Roma ha fatto dei dribbling nello stretto che ti aspetti da un giocatore alto 1,70, 1,75, non da un gigante di 1,91 e passa. Quindi sono contento che si stia prendendo un pochino di ribalta, anche perché prima, cioè, nel precampionato è sempre stato, no, uno di quegli acquisti. E poi c'è anche Loftus-Cheek, oltre ai vari appunto Ciukwueze, Pulisic, piuttosto che Reinders. Invece adesso abbiamo iniziato questa stagione con Pulisic e Loftus-Cheek e poi ci sono anche Okafor, Ciukwueze, Musa, Reinders e gli altri. Quindi sono contento che stia dimostrando delle qualità che ha. Ieri ho detto che per me è stata la migliore operazione dell'estate perché l'abbiamo preso a 16 milioni. 16 milioni non sono nulla se Loftus dovesse confermare queste prestazioni. Quindi molto contento, sperando che, dato che siamo in pausa nazionali, il coach, il commissario tecnico dell'Inghilterra si dia una svegliata. La presa con Tomori, c'è ancora Maguire, la presa con Tomori che rispetto ad altri difensori che hanno è decisamente meglio. Continuare a convocare Gallagher e Henderson rispetto a Loftus-Cheek, dai Southgate, dai che ce la facciamo, piano piano, tra Southgate e Martinez, dai Martinez, facciamo giocare ancora Riccardo Horta, Pedro Gonçalves o facciamo giocare il giocatore più forte della Serie A? Forza, vuoi vincere qualcosa o vuoi sprecare come hai sprecato col Belgio,
con Hazard, De Bruyne, Lukaku e chi più ne ha più ne metta? Lo staremo a vedere. Henry, ti chiedo soltanto un nome in chiusura. Cioè, abbiamo visto il primo spezzettino, anzi, non che spezzettone, pezzettino proprio di stagione, le prime tre. Ti metto dentro anche le amichevoli. I tre che sono arrivati nel mercato e hanno fatto un po' la differenza sono Reinders, Loftus-Cheek e Pulisic. Chi fa la differenza nel primo pezzo di stagione da 7-8 partite? Dimmi un nome. Dei tre? No, nuovo, un altro. Chi è il Nuovo? quarto che si aggiunge? Per me se la giocano Okafor e Musa. Io ti dico Musa. Dipende dal minutaggio che avranno, Mm. perché comunque sarà Pioli decidere quando inserirli, come inserirli. Per me Okafor, dato che Chukwueze avrà bisogno di un po' di tempo per calibrarsi, per trovare la condizione, Jovic è arrivato da pochissimo e quindi anche lui avrà bisogno di tanto tempo per capire certe dinamiche. Davanti io punto invece su Okafor, che è uno di quelli che ti può allungare un pochino di più la rosa in questo momento e anche la giocata. A me piace questi giocatori qua. Pulisic ho sempre detto che non mi fa impazzire, no? Però rispetto ai giocatori della scorsa stagione in quelle posizioni lì hanno il guizzo, hanno la giocata imprevedibile che ti può portare in vantaggio, che ti può portare un pari, che ti può risolvere la partita, cioè hanno la giocata. E Okafor per me anche lui in questo senso potrebbe tornare utile. Punto su di lui. Io ti dico Musa per un semplice fatto, sono pochi. Sono i tre titolari più Tommaso Povega in questo momento. Yacine Adli messo all'improvviso titolare, io non ce lo vedo. Poi magari mi stupirà il mister, me lo presenta, in Milan-Verona me lo presenta titolare, però... Un po' la sua partita, anche l'anno scorso è l'unica che ha fatto la Tra l'altro, titolare. è vero, potrebbe essere incredibilmente un corso e ricorso storico, però proprio anche per una questione numerica di forza fisica, di freschezza, di ridare un po' di vita al centrocampo con un giocatore nuovo, punto su Yunus Musa. Non abbiamo detto Ciuqueze, io rimando nella seconda, cioè non che non gioca, intendiamoci, però che stappa la bottiglia di champagne come il tappo nella sosta di ottobre, Sì, nella un po' più prossima. avanti, forse ti dirò, potrebbe accendersi definitivamente, secondo me. Allora, facciamo così, è una stagione che per Ciukwueze prenderei un po' di calma, per un semplice motivo. Ha la Coppa d'Africa, ha fatto un'estate tremendamente diversa rispetto a quella dei suoi compagni nuovi arrivati, perché gli altri sono arrivati molto prima, hanno fatto la tournée, tutte le amichevoli, sempre giocando dall'inizio. Lui invece arriva dopo una trattativa lunga, sta a 10-15 giorni a Milanello da solo, non gioca mai titolare, avrà la Coppa d'Africa. Ciukwueze un po' più a diesel. Pulisic, Loftus-Cheek e Reinders sono partiti proprio pronti via come l'high speed di Mirabilandia, sono andati spediti. Lui, magari anche Okafor, dovremmo aspettare un pochino. Noi siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento di Mattino Milan, ci ritroviamo domani, sarà giovedì, sarà tra l'altro una giornata un po' diversa perché ci sarà Carlo Pellegatti alle 16 con Pelle Rossonera in anticipo e quindi un giorno prima rispetto al solito, ma tant'è, insomma la nazionale prenderà un pochino i tempi di questa giornata, di queste giornate un po' lunghe. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Il A like, non dopo. ti sei ricordato di dirlo. Ciao. I like, assolutamente sì. Ciao.